Ciao a tutti e benvenuti dalla nostra classica location delle comparative. Il Penice, Valtrebbia, Edo, Fra, Lillo, con due delle moto più attese di questo 2020. Finalmente siamo tornati in uscita, ci siamo tolti un pochino di ruggine e abbiamo cominciato col botto, perché qui abbiamo due veri mostri. Diciamo che non abbiamo iniziato con le moto più facili. Esatto. Allora adesso bando alle ciance però, perché vi abbiamo salutato abbastanza, vi invitiamo naturalmente a iscrivervi al nostro canale, a mettere un like, a condividere questo video con tutti quelli che pensate possono ritenerlo interessante, però andiamo direttamente al succo della nostra comparativa, di questo scontro a due, e vi raccontiamo a volo d'angelo, perché entrambe le abbiamo già provate, come sono fatte le due belve protagoniste di questa comparativa. Fra, cominci tu con la KTM. La KTM mi aveva esaltato nella presentazione ufficiale, l'abbiamo provata sia su strada che in pista, a Portimao, per cui anche un tracciato abbastanza complicato. Di 180 cavalli, sono 140 Nm di coppia, per cui per girare su strada ce n'è in abbondanza, anzi qui bisogna usare le mappature anche quelle un po' più calme e soft per godere appieno di questa moto, che però effettivamente si fa ben volere sia andando a spasso e esalta tantissimo. È veramente una fan bike quando si inizia magari a disattivare qualche controllo e ad aprire il gas in maniera un po' più così, un po' più decisa. Allora, se vuoi anche uno scontro filosofico, perché la KTM la conoscevamo già da diverso tempo, nel senso che comunque è una moto nata, correggimi se sbaglio, 2015 mi ricordo bene. 2015 la famiglia addirittura ben certo, prima. Però il 1290 The Beast, come la chiamano in KTM, del 2015 ha subito delle profonde evoluzioni, però la moto tutto sommato la conoscevamo, è il vertice, è la miraglia di KTM da un punto di vista stradale. Questa invece era un oggetto sconosciuto, nel senso che... Ma infatti tutti continuano a chiedere, ma anche perché è la novità. Questa si sa già, The Beast. Quella invece? Questa è sostanzialmente la versione scarenata della Panigale V4. Panigale V4 che avevi provato tu quest'anno nella sua versione 2020. Questa Street Fighter deriva direttamente da quella versione 2020 ancora prima che dal V4 originale del 2018, 208 i cavalli, quindi una mostruosità spaventosa, 178 kg di peso per un 4 cilindri AV, il primo 4 cilindri AV stradale Ducati, se escludiamo naturalmente la Desmo 16 replica, con albero controrotante, quindi un propulsore, scusate, sofisticatissimo, pacchetto elettronico assolutamente d'eccellenza. Ci sono tutte le ultime evoluzioni della suite elettronica Ducati. Dicevamo 208 cavalli, quindi una vera mostruosità e soprattutto appunto uno scontro anche filosofico, quindi bicilindrico, quindi fino a ieri la stessa filosofia che utilizzavano a Borgo Panigale contro un 4 cilindri scarenato sempre di derivazione Superbike. Adesso che cosa facciamo? Ce li scambiamo, ci teniamo a distanza di più di 1 metro uno dall'altro e ce ne andiamo sulle strade che ormai conosciamo fino alla nausea ma non ci stancano mai, ovvero il passo del Penice, e vi raccontiamo naturalmente dalla sella e a mente fredda come vanno queste due bestie. Andiamo? Andiamo! Ok, appena sceso dalla Street Fighter ed eccomi in sella alla KTM. Allora, il senso di agilità è veramente impressionante. Già la Ducati appare molto agile, la KTM è pazzesca. Guardate, gira in un attimo. Sullo stretto direi che non c'è partita. La Ducati è bellissima per l'equilibrio, ma la KTM sullo stretto fa veramente paura. Il bicilindrico ha i suoi vantaggi e poi soprattutto, come potete immaginare, ha un'immediatezza di risposta, scusate la lieve sforata dai limiti, ha un'immediatezza di risposta che il 4 cilindri, anche un V4, non può non avere, a meno di non diventare veramente troppo sgarbato. Ecco, non l'avrei mai detto, ma la Ducati da questo confronto esce come quella più elegante, più raffinata e più equilibrata forse. La KTM è come ve l'immaginate, una naked che strizza l'occhio al motard, potentissima, che come tradizione KTM ha un bellissimo feeling in appoggio sull'avantreno e anche nella guida sportiva dinamica, come stiamo facendo adesso, senza esagerare perché per tirarle il collo ci rivedremo in pista. Va molto 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 bene.
Certo, ti deve piacere il gusto un pochino più ruspante del bicilindrico. In questo caso comunque è di una raffinatezza, di una progressività e di una dolcezza, se si va con un pelo di gas naturalmente, senza esagerare, veramente da riferimento. Pensare a un bicilindrico di questa cubatura, capace di girare così fluido e al tempo stesso di tirarvi via come una fiondata dalle curve, è veramente un capolavoro. Tanto di cappello agli ingegneri di KTM. Ciclistica, detto dell'agilità, molto bello il sostegno, il feeling in percorrenza, e già detto naturalmente dell'agilità, perché guardate qui ragazzi, qui lo riconoscete, è il passo del pennice, curva contro curva dappertutto, non si fa nessuna fatica, la moto gira in un attimo e si è sempre sulle orecchie, per così dire. Frenata fantastica, cambio bellissimo, già che ci siamo, scusate stavo dimenticando, la frenata è fantastica per modulabilità e sostegno della forcella, qui la VP Apex comunica benissimo. Ecco, le manca qualcosina forse rispetto alle sospensioni semiattive della Ducati in termini di comfort, perché naturalmente dove l'asfalto è rovinato la Ducati ne esce un po' meglio, ma qui ragazzi c'è un gusto di guida. Io vorrei essere da un'altra parte, senza limiti di velocità, per potermela godere fino in fondo. Sono decisamente sorpreso perché pensavo di salire sulla classica Ducati Naked bastarda che ti piglia un po' a schiaffi, e invece qui mi ritrovo sotto le chiappe una Naked con una doppia personalità, ma che sa comportarsi in maniera molto educata quando la si guida in maniera tranquilla e si richiede solamente così più comfort, più trattabilità. Questa Street Fighter 2020 V4 è incredibile. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Vuoi andarci a spasso? Vuoi buttare dentro le marce così, come sto facendo in questo momento? Sono in sesta marcia con un filo di gas, scali, quick shift e downshift che funzionano in una maniera morbidissima. Poi si inizia a prendere in mano il gas e a far cantare un po' il V4, ed è uno spasso. Fucilate al posto delle cambiate, ma tutto senza quell'aggressività esagerata a volte delle naked Ducati di alta cilindrata. Ragazzi, la trattabilità che sono riusciti a tirare fuori da questo V4 è incredibile. Poi c'è un altro aspetto che lascia piacevolmente sorpresi, è questo equilibrio nella guida. È molto rapida, molto precisa, un bellissimo avantereno, ma quel gommone barra 60 posteriore rende i cambi di direzione, gli appoggi, qualcosa di diverso rispetto a quanto siamo abituati a guidare e provare sulle moto di Borgo Panigale. Ragazzi, qui c'è carattere, c'è spinta, c'è cattiveria, ma c'è anche, quando lo si vuole, un carattere dolce. Un altro aspetto che abbiamo apprezzato e che sto apprezzando in questo momento, che sugli asfalti sconnessi le sospensioni semiattive fanno un lavoro eccelso. La bellezza della sospensione semiattiva è la sua capacità di adattarsi, di leggere anche un po' quello che è il comportamento e lo stile di guida del pilota in tempo reale. La cosa che ci sta piacendo tantissimo è il fatto che andando a spasso si può contare su un comfort decisamente elevato. Poi aumentando il ritmo e alzando un po' le velocità non cambia assolutamente niente, la moto rimane sempre perfettamente assettata.
Bene Fra, appena arrivati, la novità delle due è la Ducati e voglio sentire subito le tue impressioni perché io l'ho già provata e voglio vedere se siamo d'accordo. Vai, sintetizzami la Street Fighter in un paio di battute. Allora, sorprendente perché? Perché io mi aspettavo di essere preso a schiaffi da una moto che deriva strettamente dalla Panigale V4, per cui Panigale V4 è una moto prettamente pistaiola con diciamo così, un comportamento molto aggressivo, anche se nell'ultima versione è migliorata molto, sotto questo punto di vista è diventata più trattabile. E questa rappresenta una bestia ma trattabile, perché effettivamente partendo ci siamo scambiati le chiavi al bar e siamo ripartiti e effettivamente io dopo un chilometro me la sentivo cucita addosso, cosa che non con tutte le Ducati degli ultimi anni è avvenuto, no? Sono moto che vanno sempre un po' interpretate e conosciute. Questa no, questa è qualcosa di completamente diverso. Il cambio, l'erogazione del motore, cioè, è incredibile, si lascia condurre con una facilità e un equilibrio che all'inizio mi ha spiazzato. Pensare che questo V4 ha più di 200 cavalli, insomma un motore con dei numeri che fanno spavento, sì. Vedere come li eroga e invece come è trattabile, lavorando poi con le mappe, logicamente non mi metto lì a andare con la mappa più aggressiva e più potente su strada, ma ragazzi mi ha lasciato sconvolto. Il cambio, l'equilibrio della ciclistica, sì, non è svelta tanto quanto la KTM è veramente una fan bike, è rapidissima. Questa non è altrettanto rapida, ma è estremamente fluida e non c'è come si può dire, un'ombra nel suo comportamento. Certo, se ci pensi probabilmente è la sintesi delle rispettive filosofie. La Ducati arriva a creare una maxi naked sportiva partendo dalla moto da pista, la KTM ci arriva un pochino dal fuoristrada, perché come dicevi tu è sicuramente più agile, più svelta sullo stretto, più reattiva e anche più pronta alla riapertura del gas, perché il bicilindrico pistona ma c'ha una bella schiena, ti porta fuori, ti fionda fuori dalla curva, dove con la Ducati hai una reazione un po' più distesa, che ti sorprende perché fino all'altro giorno avremmo detto il contrario, no? Quando si parlava delle Ducati bicilindriche. E per contro magari hai una stabilità un pochino meno, hai un pochino meno confidenza, anche se l'appoggio ti rassicura davvero tanto anche con la Duke, non hai la stessa precisione, non hai la stessa stabilità che ti offre la V4. Ok, sì, effettivamente lì abbiamo le Diablo Rosso Corsa 2 con il posteriore 200/60, qua abbiamo le Bridgestone S22/55, quindi una misura un po' più tradizionale, altrettanto efficace perché comunque la Duke per quote ciclistiche, per snellezza, per leggerezza ha un pochino meno bisogno, se vuoi, di essere aiutata dal punto di vista dell'agilità. Assolutamente. No? Comparto frenante io direi che sia da lode per tutte e due, sia feeling alla leva sia potenza frenante direi che siano assolutamente ineccepibili entrambi. D'altra parte sono più o meno le stesse cose. Brembo stileva da tutte e due le parti, pompa Brembo, impianto completamente Brembo, quindi una certezza, no? Cornering ABS. Cornering ABS. Però io do un punticino in più a KTM, non per altro, perché ha quella funzione supermoto che mi piace tanto, per cui si riesce ad alzare il posteriore, a fare quelle cose che a fare le cosacce nei spazi privati, no, naturalmente. Perfetto. E con questa considerazione un pochino ipocrita, se vuoi, passiamo a fare una valutazione sull'ergonomia. Allora, le posizioni di guida sono abbastanza vicine, al netto del fatto che, come diciamo prima, no, una arriva da una derivazione un po' più fuoristradistica, una più stradale, quindi la Ducati mi sembra un pochino più bassa come impostazione, la KTM, pur avendo una correlazione sella manubrio pedane più o meno paragonabile, sì, che accoglie bene qualunque altezza, qua ti trovi un pelino più eretto, un pochino più da motard, piuttosto, mentre lì sei una naked più pura. Perfetta poi per le caratteristiche dinamiche della moto, assolutamente, certo. Posizione l'ho trovata comoda, sul misto nel trasferimento mi è sembrato che non stancasse, la Ducati idem, tu non so come. Assolutamente, io con questa ci ho fatto tanta autostrada, anche sinceramente pensavo peggio. Sì. Allora, stessa cosa, io ho fatto tanta autostrada, sono venuto qua in autostrada con la Ducati, al netto del fatto che non c'è assolutamente protezione aerodinamica, perché evidentemente non c'è, quello che ti colpisce moltissimo sulla Ducati è che se appena in un sorpasso provi a stendere un attimo il motore e vedi delle cifre con le quali ti ficcano immediatamente in galera, diversamente da quello che ti aspetteresti con una naked, la Street Fighter fila dritta come un fuso, questo quasi sicuramente grazie a quelle appendici aerodinamiche, a quelle alette, che insomma possono piacere o non piacere, possono trovare scettici o non scettici. Quello che posso dire è che io non ricordo una naked così stabile in velocità
se tralasciamo naturalmente quelle che sono naked di nome ma che magari hanno un cupolino più o meno ampio che contribuisce a stabilizzare tutto quanto. Tra l'altro adesso tu hai provato la Panigale 2020, non so se è cambiata rispetto al 2018, ma io del 2018 ricordo che quando facemmo la prima comparativa in Spagna, quella pista al Carras, quello che emergeva come tratto distintivo della Panigale era che tu dovevi assolutamente evitare di attaccarti al manubrio. Soffriva moltissimo la rigidità del pilota sul manubrio. Quella che paradossalmente, essendo una naked, dovrebbe soffrire ancora di più del pilota attaccato al manubrio, che quindi impedisce alla geometria, alla ciclistica di autostabilizzarsi, invece in realtà ne soffre di meno. Quindi se questa non è la magia di quelle alette, io non so sinceramente a che cosa imputarla. Parliamo di finiture, visto che abbiamo parlato di ergonomia. Da Ducati direi che... Come tutta la gamma Ducati, sinceramente esente da critiche. È fatta bene, è molto aggressiva da vedere, ma è anche ben rifinita, materiali di qualità, verniciature di qualità, un bel ponte di comando, forse c'è qualche cavetto a vista, però in ogni caso è anche ben protetto, ben coperto. Cosa si può dire? Io sinceramente non trovo difetti dal punto di vista della finitura o della qualità del prodotto stesso. Ecco, tra l'altro la cosa che io critico sempre di tutte le Ducati, di quasi tutte le Ducati di recente, è il cavalletto che su quasi tutti i modelli, tranne i top di gamma, è il ferretto piegato stampato. Bellissimo. Lì invece è bellissimo, non si nota quando è su, è una vera opera d'arte. Lo notavamo appunto mentre facevamo le foto statiche e anche il fotografo ha sottolineato, cavoli, che bel cavalletto, per cui lui, fotografo morto dalla mattina alla sera, se se n'è accorto lui, vuol dire che qualcosa di diverso c'è. Ecco, KTM dal punto di vista delle finiture, se vuoi, non è che pecchi dal punto di vista delle finiture, perché non le si può fare, non si può definire una moto fatta male. Diciamo che è volutamente più minimalista, un pochino più spartana, se vuoi, come ancora una volta a specchio di quella filosofia che dicevamo. KTM nasce nel fuoristrada, tutto quello che non c'è è un vantaggio e di conseguenza concentra in meno dettagli, in meno particolari quelle che sono le sovrastrutture, è meno ricercata dal punto di vista stilistico, anzi scusa, è fintamente meno ricercata dal punto di vista stilistico, perché vuole essere molto molto più spartana. Sai in che cosa si distinguono invece queste due moto? Per la qualità e la facilità, la praticità, l'ergonomia dei blocchetti elettrici. Allora io pensavo che quelli della KTM fossero ormai un esempio da seguire. Questi di Ducati sono molto pratici, sono altrettanto razionali. Mi sa che queste due case, KTM e Ducati, insegneranno a molte altre come si fanno i comandi al manubrio, che sono diventati sempre molto più complicati. Certo. Le funzioni delle strumentazioni sono migliaia, e però manovrare i blocchetti elettrici con i guanti su queste due moto non è così difficile. Sono d'accordo. Piccola differenza io te la darei anche nella leggibilità, nel senso che entrambe hanno una bellissima strumentazione TFT, entrambe estremamente chiara. Ducati riesce a condensare più informazioni dentro il suo pannello, che di fatto è derivato da quello della Panigale, e se vuoi io lo trovo più leggibile al primo colpo d'occhio, perché il contagiri pur digitale, che però fa il verso alla strumentazione analogica, lo trovo più immediato. Quello a barra della KTM è sì leggibile, molto chiaro, perché di fatto c'è anche qui una strumentazione molto minimal, e quindi però è un pelino sotto come lettura al colpo d'occhio. Perché sei vecchio. Perché sono vecchio. Perché tu hai la roba analogica, le lancette, no. E però c'è da dire una cosa, KTM c'è un indicatore del livello benzina, su Ducati non c'è il livello benzina, o se c'è non l'abbiamo trovato, e ti assicuro che ci ho smanettato veramente tanto, perché qui su entrambe c'è una suite elettronica praticamente completissima, quindi per entrambe antimpennata, controllo di trazione. Ducati va anche un po' oltre perché c'è lo slide control. Sì, no, ma diciamo che il pacchetto elettronico è completissimo su entrambe. D'altronde sono due top di gamma. Assolutamente, e direi adesso non le abbiamo provate in pista perché è solo lì che effettivamente riesci a questi livelli a capire, a percepire un po' le differenze, ma mi sembrano entrambi, cioè sono passati veramente anni, per non dire anni luce, da quelle elettroniche intrusive, ABS, controlli di trazione e tutto quanto, al netto della, diciamo così, della piccola scappatoia ogni tanto di disabilitare qualche controllo per fare gli stupidi, non ci sente mai il bisogno di togliere l'assistenza elettronica. Senti, invece io faccio un altro appunto per quello che può essere l'abitabilità, la possibilità di andare giro in due con queste moto. Te la dico io, mio figlio ha 10 anni e tutto sommato non ci stava male. Sì, no, più che altro su questa, se uno nota il piano di seduta della sella e dov'è la pedana, ci stanno bene sopra i bambini. Un bambino di 10 anni. Esatto. Quindi, se avete una ragazza, diciamo che anche sulla KTM deve essere molto appassionata di moto per venire a fare un giro con voi, quindi non sono esattamente quelle per le lunghe distanze.
Quindi, smarcato anche l'ultimo capitolo del comparto ergonomia con la sistemazione del passeggero, passiamo alle dolenti note, quindi parliamo un attimo di prezzi. Allora, prezzi, ricordami quanto costa la KTM? 18.700 euro, però per arrivare a una dotazione tecnica come quella della Street Fighter bisogna aggiungere un po' di accessori. Ci sono le mappe track, la mappa performance, il quick shift bidirezionale, insomma bisogna mettere mano un po' al portafoglio, per cui dai 18.700 bisogna, diciamo, aggiungerne un migliaio. Ok, quindi 19.700, quindi si atterra, guarda caso, a 200 euro di distanza dalla Street Fighter V4 non V4S, che è quella più paragonabile, se vuoi, alla Street Fighter, esatto. Perché la differenza, scusami, alla KTM, perché la differenza lì sono i cerchi marchesini forgiati e le sospensioni semiattive Öhlins, che sulla KTM non sono disponibili nemmeno come optional, perché se volete la V4S servono 22.990 euro. E qui mi collegherei al discorso dei difetti, perché non so te, ma io faccio veramente fatica a trovare dei difetti dal punto di vista dinamico e qualitativo in generale a una qualunque di queste due moto. Sono due moto con una personalità molto distinta, fanno parte della stessa classe, ma piaceranno a chi ha gusti di guida abbastanza diversi, quindi ognuno avrà la sua... Ognuno ha il suo pubblico. Esatto. Ti dirò, io ho un difetto, ma una mancanza, non è proprio un vero e proprio difetto, l'ho trovato dopo aver guidato la Ducati Street Fighter. Un difettuccio per la KTM, ecco, la sospensione semiattiva, perché dà veramente tanti vantaggi in termini di, non tanto di guidabilità, ma di comfort e di adattamento alle varie situazioni, versatilità, esatto. Esattamente, il discorso è che trattandosi comunque di un'ammiraglia fa un pochino specie che una casa che ha a disposizione sospensioni semiattive sui modelli Adventure non ce li abbia per la Super Duke, che ne beneficerebbe, sono convinto, alla stessa maniera. E se vuoi allo stesso modo, ecco, diciamo che è sicuramente un pregio la possibilità di avere le sospensioni semiattive, bisogna comunque segnalare che lì si va a un prezzo veramente fuori quota, perché stiamo parlando di un 10% in più rispetto alla KTM, che comunque ha già una quotazione giustamente sostanziosa, quindi effettivamente giustificata dalla qualità intrinseca della moto, ma effettivamente stiamo parlando di un prezzo veramente alto. Importante. D'altra parte i cilindri sono 4 invece che 2, c'è il doppio delle parti motore. Dal punto di vista meccanico sì, effettivamente c'è una complicazione, insomma 2 cilindri in più costano. Assolutamente, però come dicevamo appunto, secondo me c'è qualcosa per chiunque, nel senso che sono sicuro che chiunque sia un appassionato di moto, su qualunque di queste due salga non potrà non scenderne esaltato, però sono altrettanto sicuro che sulla base dei gusti personali di guida ciascuno avrà una sua preferita, non c'è nessun motivo per cui ci siano persone, motociclisti, che non preferiscano l'agilità e la, passatemi il termine, l'immediatezza da un certo punto di vista nella risposta, nell'inserimento e tutto quanto della KTM rispetto magari a prestazioni più vicine al comportamento di una sportiva tipiche della Ducati. Si potrebbe dunque dire ce n'è per tutti i gusti. Sai, comunque mi è venuta l'acquolina in bocca, adesso avendo le provate così, avendo assaggiato un po' le potenzialità e le prestazioni di queste due moto, quando è che mi porti in pista a girare? Dai. Guarda, stiamo aspettando la ritardataria del gruppo, perché manca una delle novità 2020 di queste Super Naked. Appena arriva anche lei, si prendono le più prestanti, le più prestazionali, ce le portiamo tutte su strada, ma poi soprattutto in pista, per vedere fra tutte quante qual è la più gustosa per strada, soprattutto quale può piacere a ciascuno di voi, ma anche quello che vogliamo sapere anche noi, come vanno in pista questi mostri. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento a questa prossima prova, tenete duro, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale YouTube, commentate, come dici tu, solo commenti positivi e intelligenti possibilmente, sì. Mettete un like se vi è piaciuto il video, mettete un pollice verso se non vi è piaciuto, ce ne faremo una ragione, sopravviveremo, e mi raccomando ragazzi, godiamoci finalmente le nostre moto adesso che è possibile farlo. Ciao a tutti! Ciao!